Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Un pomeriggio al bar. Ciao, oggi voglio raccontarti una storia speciale. È una conversazione che ho avuto in un caffè, o come si dice in Italia, un bar. I bar in Italia sono luoghi magici dove le persone bevono caffè, mangiano dolci e parlano con gli amici. Questa storia è basata su un pomeriggio che ho passato in un bar con il mio amico Marco. Uso parole semplici perché sono un principiante in italiano. Spero che ti piaccia questa conversazione e che immagini di essere con noi al bar. Era un sabato pomeriggio e il sole brillava nel cielo. Ho deciso di andare al bar Il Sole nella mia città. È un bar piccolo ma molto accogliente. Ha tavoli di legno, sedie comode e un grande bancone con tanti dolci. Il profumo di caffè riempie l'aria e le persone parlano e ridono. Ho mandato un messaggio a Marco. Ciao, vuoi un caffè al bar Il Sole? Marco ha risposto subito. Sì, arrivo alle 3. Ero felice perché Marco è il mio migliore amico e parlare con lui è sempre divertente. Alle 3 sono arrivato al bar. Ho aperto la porta e il campanello ha fatto ding. Il barista, Giovanni, mi ha sorriso. Giovanni è gentile e conosce tutti i clienti. Buongiorno, Luca. Come stai? Ha detto. Buongiorno, Giovanni. Sto bene, grazie, ho risposto. Ho scelto un tavolo vicino alla finestra perché mi piace guardare la strada. Le persone camminavano con borse e i bambini correvano con palloncini. Era una giornata perfetta per un caffè. Ho aspettato Marco, guardando il menù. Il menù aveva tante cose buone: caffè espresso, cappuccino, tè, succhi di frutta, croissant, biscotti e torte. Io amo il cappuccino perché è caldo e cremoso, ma volevo anche un dolce. C'era una torta al cioccolato che sembrava deliziosa. Ho pensato, forse prendo un cappuccino e una fetta di torta. Ma volevo chiedere a Marco cosa voleva lui. Marco è bravo a scegliere i dolci, perché ama mangiare. Dopo 5 minuti, Marco è arrivato. Ciao, Luca, ha detto con un grande sorriso. Ciao, Marco. Sei in ritardo, ho risposto, ridendo. Solo 5 minuti, ha detto Marco, sedendosi al tavolo. Abbiamo iniziato a parlare di tante cose. Com'è la scuola? Ho chiesto. Marco è uno studente come me. La scuola è difficile, ma divertente. Ho un nuovo professore di matematica, ha detto. È bravo? Ho chiesto. Sì, ma dà tanti compiti, ha risposto Marco. Abbiamo riso, perché anche io ho tanti compiti. Giovanni è venuto al nostro tavolo. Cosa volete oggi, ragazzi? Ha chiesto. Io voglio un cappuccino, ho detto. E una fetta di torta al cioccolato, per favore. Giovanni ha sorriso. Buona scelta, Luca. E tu, Marco? Marco ha guardato il menù. Io voglio un espresso e un croissant con marmellata, ha detto. Perfetto, ha detto Giovanni. Arriva subito. È andato al bancone per preparare tutto. Mentre aspettavamo, Marco mi ha raccontato della sua settimana. Lunedì ho giocato a calcio con gli amici, ha detto. Hai vinto? Ho chiesto. Sì, abbiamo vinto 3-2, ha risposto, orgoglioso. Bravo!
ho detto. E tu, cosa hai fatto? Ha chiesto Marco. Ho studiato tanto, ma ieri sono andato al cinema, ho risposto. Che film hai visto? Ha chiesto. Un film di avventura, molto bello, ho detto. Parlavamo e ridevamo, e il tempo passava veloce. Giovanni è tornato con le nostre ordinazioni. Ha messo un cappuccino e una fetta di torta davanti a me. La torta era grande, con cioccolato morbido sopra. Il cappuccino aveva una schiuma bianca e un profumo fantastico. Davanti a Marco ha messo un espresso e un croissant. Il croissant era dorato, con marmellata rossa che usciva. Buon appetito, ha detto Giovanni. Grazie, abbiamo risposto insieme. Ho preso un sorso di cappuccino. Era caldo e dolce, proprio come piace a me. Marco ha bevuto il suo espresso in un sorso. Questo caffè è il migliore, ha detto. Abbiamo mangiato e continuato a parlare. La torta al cioccolato era deliziosa. Ogni morso era morbido e pieno di sapore. Questa torta è incredibile, ho detto. Vuoi un pezzo? Marco ha preso un pezzetto con il cucchiaino. Wow, hai ragione, è buonissima, ha detto. Anche il suo croissant sembrava buono. Com'è il croissant? Ho chiesto. Croccante fuori e morbido dentro. La marmellata è dolce, ha risposto. Abbiamo condiviso un po' di torta e croissant, perché condividere è più divertente. Dopo un po', abbiamo parlato di viaggi. Dove vuoi andare in vacanza? Ho chiesto. Marco ha pensato un momento. Voglio andare al mare, magari in Sicilia, ha detto. Sicilia. È bello. C'è il sole e il mare è blu, ho detto. E tu, Luca? Ha chiesto Marco. Io voglio andare in montagna. Amo camminare nei boschi, ho risposto. Montagna. Fa freddo, ha detto Marco, ridendo. Ma è tranquillo e il panorama è bello, ho detto. Abbiamo sognato le nostre vacanze, immaginando spiagge e montagne. Il bar era pieno di persone. Al tavolo vicino, due signore bevevano tè e parlavano di libri. Dietro di noi, un uomo leggeva un giornale e beveva un caffè. Un bambino mangiava un gelato e rideva con sua mamma. L'atmosfera era allegra e calda. Giovanni correva tra i tavoli, portando caffè e sorrisi. Questo bar è il mio preferito, ho detto a Marco. Sì, è come una seconda casa, ha risposto. Eravamo d'accordo. Il bar Il Sole è speciale. Abbiamo finito di mangiare, ma non volevamo andare via. Vuoi un altro caffè? Ho chiesto. No, ma prendo un succo di arancia, ha detto Marco. Buona idea, ho detto. Ho chiamato Giovanni. Giovanni, un succo di arancia e un altro cappuccino. Per favore, ho detto. Arrivano subito, ha risposto. Mentre aspettavamo, abbiamo parlato di scuola. Hai fatto il compito di italiano? Ha chiesto Marco. Sì, ma era lungo, ho detto. Anche per me. Scrivere in italiano è difficile, ha detto Marco. Vero, ma ci proviamo, ho risposto. Abbiamo riso, perché imparare l'italiano è una sfida, ma ci piace. Giovanni ha portato il succo e il cappuccino. Il succo di Marco era arancione brillante e il mio cappuccino aveva un cuore disegnato nella schiuma. Giovanni, sei un artista, ho detto. Lui ha riso. Grazie, Luca,
ha detto. Abbiamo bevuto lentamente, godendoci il momento. Questo è il modo migliore per passare il pomeriggio, ha detto Marco. Sì, caffè, torta e amici. Non voglio niente di più, ho risposto. Eravamo felici e il bar era il posto perfetto per noi. Dopo un'ora abbiamo deciso di pagare. Quanto dobbiamo? Ho chiesto a Giovanni. Vediamo. Un cappuccino e torta, 5 euro. Un espresso e croissant, 3 euro. Un succo e un altro cappuccino, 4 euro. Totale, 12 euro, ha detto Giovanni. Paghiamo metà ciascuno, ho detto a Marco. Va bene, ha risposto. Ho dato 6 euro e Marco ha dato 6 euro. Grazie, ragazzi, ha detto Giovanni. Grazie a te, abbiamo risposto. Prima di andare via, abbiamo fatto una foto davanti al bar. Marco ha alzato il suo succo e io ho mostrato il mio cappuccino. Per Instagram, ha detto Marco, ridendo. Abbiamo salutato Giovanni. Ciao, Giovanni. Torniamo presto, ho detto. Ciao, ragazzi. Vi aspetto, ha risposto. Siamo usciti e il sole era ancora alto. Vuoi camminare un po'? Ho chiesto. Sì, andiamo al parco, ha detto Marco. E così il nostro pomeriggio è continuato. In conclusione, quel pomeriggio al bar è stato perfetto. Il caffè, i dolci, la conversazione con Marco e l'atmosfera del bar Il Sole hanno reso il giorno speciale. In Italia, i bar sono più di un posto per bere caffè. Sono luoghi di amicizia, risate e momenti felici. Scrivere questa storia in italiano è stato difficile, ma mi sono divertito. Spero che tu abbia immaginato di essere con noi al bar. Se vieni in Italia, vai in un bar e prova un cappuccino. È un'esperienza unica. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.